Se ti piace la natura, se i dettagli sono la tua passione, beh, un aggeggio simile può trasformare il tuo smartphone in uno strumento per catturare cose che sono sfuggenti a prima vista. Si tratta, ti faccio vedere, aspetta, prima i risultati, dai, quelli parlano chiaro, eccoli qua. Questi sono alcuni esempi di ciò che puoi catturare con uno strumentino simile. Adesso io ti lascio il link in descrizione, ma te ne voglio parlare anche brevemente perché non c'è bisogno di fare chissà quale spiegazione, lo spiegone, ecco, però ci sono alcuni punti da valutare prima dell'acquisto. Ci tengo a dirlo perché intanto sì, è vero che uno può fare il reso, eccetera, ma aumentiamo l'inquinamento, gli imballi, il trasporto. Quindi se prima di acquistare una roba del genere, aspetta e vedi il mio video fino alla fine, che tanto dura poco. Bene, intanto una delle prime domande è: ma come si usa una roba del genere? È facilissimo, si applica davanti alla lente, quella principale. Se hai più lenti devi individuare con calma quella che è la lente che va a registrare. Nel caso di alcuni iPhone c'è l'1x, ecco, è quella lì, ma anche 2x, basta individuarla e allineare questa piccola lentina, questo foro che c'è qui dietro, proprio centrata. Quindi questo che cosa vuol dire? Che per usarlo ci vuole molta pazienza. Certo, se vuoi una cosa che, ecco, ottieni il risultato meraviglioso, non è questo che fa per te, non esiste assolutamente. Questo è uno strumento che ti permette anche di lavorare magari un po' su un momento di calma, di andare lì a centrare la lente. Poi certo, una volta che l'hai applicato, vai lì, scatti le foto, giri i video. E è importante anche sapere che lavora un po', tra virgolette, come un microscopio, cioè deve essere messo a contatto quasi, proprio, anzi no quasi, proprio a contatto con l'oggetto da riprendere. E questo che fa sì che diventi scura ovviamente l'immagine, perché se lo appiattisco non si vede più nulla. Ma c'è un pulsantino molto semplice che tu lo appiggi ed esce fuori la lucina, se lo tieni premuto naturalmente, la lucina integrata, che può essere anche regolata per quanto riguarda l'intensità. Si ricarica con USB-C, importante perché qua ci stiamo immergendo di cavetti. Fortunatamente hanno deciso che l'USB-C è quello e basta, perché non se ne può più, ce ne stanno troppi. E detto ciò, ti lascio una carrellata di foto, di immagini che ho catturato con questo e con l'iPhone 11 Pro, quindi manco a dire se devi avere per forza dei modelli avanzatissimi, assolutamente no. Puoi ottenere dei bei risultati. Non solo può essere uno strumento molto utile a livello creativo, ma anche per semplice curiosità, puoi scoprire cose che appunto a occhio nudo non vedi, ma anche istruttivo, perché metti caso che un bambino che sta troppo appiccicato al telefono, gli dai una mano insieme a te a fare delle foto con una roba del genere e comincia anche a comprendere magari che il telefono può essere molto più che uno schermo dal quale vedere delle cose che attirano semplicemente l'attenzione, dei cartoni animati e via discorrendo, ma che è un vero e proprio strumento capace di fare tante cose e di ampliare anche l'immaginazione. Ma non è solo per i bambini questo, è valido anche per gli adulti. Bene, io concludo. Come ho promesso, il video è molto semplice, le piccole regolette, ecco, ve l'ho date. Usate il link che trovate in descrizione, perché a me arriva una piccola percentuale, essendo affiliato a Amazon, mentre a voi non cambia nulla. È un modo per sostenere il canale, che presto ci saranno ovviamente altre novità, ma sto lavorando anche su altri progetti molto importanti, più avanti ve li racconterò. Bene, a presto, buone foto, buona luce e buona natura.